Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo video di Quadricottero News. So che siete impegnati con i preparativi per Natale, quindi non voglio rubarvi troppo tempo. Tuttavia, devo dire che il Natale, l'atmosfera magica del Natale colpisce anche i droni e in particolare il Mini 3. E allora oggi, vigilia di Natale, voglio provare nuove funzionalità sul Mini 3 che diventa magico, perché proverò il volo a waypoint, l'active track, un long range. Si tratta di funzionalità che al lancio non erano presenti perché questo drone non ha i sensori evitamento ostacoli e i waypoint in generale non sono presenti nemmeno sulla versione Pro. E allora ringrazio gli iscritti al canale per aver passato con me quest'anno. Invito chi non l'avesse ancora fatto ad iscriversi al canale di Quadricottero News e procedo con la prova. Molto veloce ad agganciare i satelliti per fare il punto home e quindi sono pronto per il decollo. Io preferisco sempre decollare con gli stick, portandoli nell'angolo interno e esterno e poi accelerando a piacere. C'è anche l'altra possibilità di premere il tasto per il decollo automatico. Premendo il tasto si posiziona a 1 metro e rimane in overing più o meno come in questo caso. L'ultimo aggiornamento firmware ha risolto le problematiche di cambio altezza. In questo momento mi sono alzato io con la camera, in realtà lui sta mantenendo sempre la stessa altezza. Tra l'altro è anche molto silenzioso, faccio fatica a sentirlo io quando lo porto a 3-4 metri di distanza rispetto alle onde del mare e ai rumori ambientali. Davvero poco rumoroso. Ed ecco l'Active Track sul Mini 3, incredibile. Incredibile perché è una funzione presente fino ad oggi solo sul Mini 3 Pro. E come ho detto è una magia natalizia, l'atmosfera natalizia ha fatto in modo che ci sia anche sul Mini 3. In realtà non è vero, anche se da questa inquadratura sembrerebbe ci sia l'Active Track, in realtà ha utilizzato la funzionalità Circle, l'orbit. Se noi ci muoviamo nella stessa direzione in cui facciamo l'orbit, in molti casi se ci muoviamo anche con un passo deciso, riesce a seguirci, ad esempio lateralmente, senza girarci intorno per un po' di secondi. Logicamente bisogna fare attenzione perché non ha i sensori, però non si spiega come mai il Circle lo fa senza sensori mentre l'Active Track vero non lo fa. È un controsenso perché potrebbe farlo benissimo come stiamo notando, la capacità c'è, semplicemente si tratta di scelte strategiche DJI. Infatti la stessa capacità ce l'ha il Mini 2. Ovviamente poi dobbiamo essere pronti a interrompere nel caso in cui ci giri intorno o vada dove non vogliamo che vada. Poi siccome il Mini 3 eredita OcuSync 2 dal Mini 2, quindi ha le stesse antenne nei piedini, voglio provare a fare un test sul segnale radio, un test long range. Ed eccomi qua, mi sa che ho esagerato, la batteria scarica rischia di finire in mare, sono troppo lontano dal punto di ritorno, dal punto dove sono io. Adesso come faccio? Atterro qua, vedo che c'è un piccolo molo, vediamo se riesco a atterrare qua, eccolo. No, provo a tornare indietro, però ho 5 minuti, non so se riesco a tornare indietro, 23% di batteria, 2130 metri, come faccio? È un problema? Forse è meglio che atterro sulla spiaggia? Non lo so, guarda, non lo so. Là c'è una persona. Vediamo chi è sta persona. Chissà se mi può aiutare questa persona che sta lì su questa specie di piazzola. Ma vedo che anche c'è una cosa blu, non riesco a capire. Ah, ma sono io. Ma sono io quello lì. A 1900 metri di distanza sono io. E quindi eccoci qua. Scherzetto. Tra l'altro c'è la batteria scarica e devo tornare assolutamente, se no finisce in mare. Scherzo di Natale. Ed eccolo qua appena atterrato, vedete, 1928 metri di distanza dal punto home. Questo dimostra anche come tutto ciò che vediamo in internet deve essere interpretato correttamente per non dare giudizi affrettati, sia in negativo sia in positivo.
Infatti a prima vista sembrerebbe che io lo sto pilotando da 1928 metri di distanza, in realtà sono qua e non ho fatto nessun long range. Nel frattempo vediamo come a 30 fps, fino a 30 fps sia attivo il doppio ISO, quindi HQ, qualità alta qualità, mentre sopra i 30 fps non c'è più il doppio ISO. Comunque questo trucchetto, questo scherzo è possibile perché c'è una funzione che permette anche di fare una specie di volo a waypoint, che praticamente si tratta di aggiornare il punto di ritorno. Basta andare alla voce al primo tab sicurezza delle impostazioni, aggiorna punto di ritorno, possiamo scegliere se settare il punto di ritorno dove si trova il drone in quel momento oppure se dove si trova il radiocomando. Possiamo anche però spostare il punto home. Come vedete basta spostare la mappa e posizionare l'H in modo che l'H si muova, poi premere OK. In questo momento io ho ripristinato il punto di ritorno nella posizione dove si trova il drone in questo momento in overing. Adesso sto andando avanti per spostarlo più lontano. Posso scegliere qualsiasi posizione, però se supero i 2000 metri rispetto al radiocomando mi dà errore. In questo caso l'ho settato a 1258 metri di distanza. Adesso se io premo il pulsante di ritorno a casa automatico va direttamente sul punto home, così come se perde segnale va direttamente sul punto home. Naturalmente bisogna settare bene l'altezza RTH, l'altezza del ritorno a casa automatico, ma questo ci dà la possibilità di volare quasi a waypoint. Infatti per lo scherzo long range volevo impostare una distanza tipo 10 km, ma non me lo ha permesso. Oltre i 2 km rispetto al radiocomando non mi fa posizionare il punto home. Così ho fissato 2000 metri e sono andato nella direzione opposta per aumentare la distanza rispetto al punto home e non rispetto a me che in realtà ero vicino. Però chi ha guardato il video potrebbe pensare che abbia fatto un long range se non ascolta queste spiegazioni. Discorso simile per il dato dell'altezza, perché l'indicazione dell'altezza viene data rispetto al punto di decollo e non all'effettiva altezza rispetto al punto più vicino terrestre, come dice invece il regolamento. Quindi in alcune situazioni potrebbe indicare 50 metri di altezza rispetto al punto di decollo, ma in realtà magari il drone si trova a 15 metri perché c'è un pendio, c'è un dislivello, c'è stato un dislivello durante il volo. Comunque aggiornando di volta in volta il punto di ritorno possiamo volare come se fossimo quasi a waypoint tra un punto e l'altro premendo il tasto di ritorno a casa automatico. Così facendo si viene a creare una specie di funzionalità cable cam, perché il firmware attuale del Mini 3 permette durante il ritorno a casa automatico di fare le rotazioni, aumentare e diminuire l'altezza e inclinare la camera. Spesso DJI dopo i firmware iniziali di lancio toglie queste possibilità durante il ritorno a casa automatico, come ad esempio sul Mini 2 è stata tolta se non ricordo male. Sul Mini 3 Pro non so se c'è ancora. Comunque è l'unico momento in cui si interrompe questa funzione è quando diamo lo stick per andare indietro, compare un falso messaggio che il drone è in discesa, in realtà sta andando indietro perché sto muovendo lo stick per farlo andare indietro, ma il drone non scende, mantiene l'altezza, però annulla il ritorno a casa automatico. Bene, e con questo video un po' scherzoso, anche se ci sono delle informazioni che possono essere utili, del workaround come abbiamo visto per avere delle funzionalità che nativamente il Mini 3 non ha, vi saluto e vi auguro un buon e felice Natale.